Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Ragazzi, questa lettura è una lettura senza tempo, ovvero ha una validità di 3 mesi circa da quando l'ascoltate. Ne ho già pubblicate due, una a inizio maggio e una a gennaio. Se volete vedere come è stata la progressione, vi invito a guardarli, li trovate nella playlist dell'oroscopo mensile. L'unica cosa è che dovete andare parecchio indietro perché appunto una di maggio e l'altra di gennaio. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre e abbiamo la carta del mondo. Quindi periodo di compimento, periodo di conclusione cicli, periodo di anche cambi, giustamente, perché quando si raggiunge un determinato risultato poi da lì si riparte nuovi. È anche una carta, ragazzi, che parla di distanza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare e per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, corso base di metafisica e corso base di tarocchi, e c'è anche il link alla playlist dell'oroscopo annuale stagionale perché ho appena pubblicato le previsioni per il secondo semestre del 2024. Ci sono anche quelle dell'estate. Ah, l'ultima cosa, per tutto il mese di luglio ci sarà in promozione la lettura semestrale. È una lettura estesa, sono 20 carte e andiamo a fare una fotografia del vostro prossimo semestre su vari aspetti della vostra vita. Comunque, se ne volete sapere di più, mi potete scrivere una mail. Ok, andiamo a vedere qual è la vostra energia. Ruota della fortuna e diavolo. Wow. Cavaliere di spade. Tre di bastoni. La torre. 10 di coppe. Il mondo un'altra volta e cavaliere di bastoni. Allora, devo dire che in questi 3 mesi ci sarà parecchio shakeraggio nella vostra vita, perché parto con una ruota della fortuna, finisco con un mondo, quindi cambi da ogni dove, in mezzo c'è anche la torre, quindi devo dire che sì, ci potrebbero essere effettivamente dei cambi importanti. Partiamo dalla ruota della fortuna. Fante di pentacoli, re di coppe e 6 di coppe. Allora, qui ci potrebbe essere qualche tipo di nuova valutazione, diciamo così, di una vecchia amicizia, di una vecchia conoscenza, di un vecchio talento. C'è come questo cambio con la ruota della fortuna a 360 gradi, secondo me molti ci sono già passati. Potrebbe essere un nuovo percorso, l'inizio di un nuovo magari anche lavoro, di un nuovo ruolo o di una nuova amicizia, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere. Vi dico nuova perché c'è il fante, vi dico vecchia perché c'è il 6 di coppe, quindi può essere un po' entrambe le cose. O un amico, amica di vecchia data magari, con la quale vi rivedete, può essere una questione di vecchia data che ritorna a galla un po' cambiata. Adesso andiamo a vedere il diavolo perché è quello che mi interessa di più. Perché il diavolo è sempre collegato all'ego. Qua, ragazzi, potrebbe esserci qualche tentazione di mezzo.
Se per caso vi risuonasse come una questione lavorativa, potrebbe essere una tentazione a livello lavorativo. Vi dico tentazione non offerta perché la carta principale è un diavolo. Andiamo a vedere il cavaliere. Sole e asso di spade. Sono tre carte che in un certo senso mi parlano di chiarezza mentale. Un po' come se vi dicessero: avete ben presente che cosa volete? Ce l'avete chiaro? L'avete anche comunicato? Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Perché vi sento ben determinati. Se fosse un progetto, per esempio, vi sento ben determinati, quello che vi dicevo prima, no? Il vecchio progetto che torna a galla. Però c'è qualcosa che incastra con questo diavolo e potrebbe essere l'ego, considerato che dopo abbiamo la torre, cioè mettersi tipo un'asticella troppo alta, essere troppo attaccati al risultato o alla sensazione di perfezione, a voler fare le cose super bene, perché finché tutto non è perfetto non parto con l'azienda e magari poi si parte dopo 2 anni. Allora, il 3 di bastoni è spiegato dalla forza, da un fante di bastoni e da un 9 di spade. Mi viene da dire che la sfida un po' di questo periodo è di andare avanti con molta determinazione nonostante le preoccupazioni che potreste avere, perché c'è la forza, c'è chiarezza mentale, c'è forza di volontà. Sento che siete anche grandi lavoratori. Per qualcuno la forza di volontà può essere data dal fatto che ci sono dei bambini di mezzo. Andiamo a vedere la torre. Ragazzi, io qui ho la sensazione che beh, veramente ci potrebbe essere qualche cosa dal passato che potrebbe diventare, rinnovarsi, ok? Magari è una vecchia. Tenete presente che quando c'è il 6 di coppe normalmente la relazione è stata platonica, eh? Quindi non è una persona con la quale avete già avuto esperienze intime o romantiche. Potrebbe essere una persona più grande di voi, ma qui ho come la sensazione che c'è come una novità, c'è come un progetto, c'è qualche tipo di volontà di espandersi, anche con chiarezza mentale, mi verrebbe da dire. C'è qualcosa intorno alla comunicazione. Non so se dovete comunicare i vostri progetti piuttosto che comunicarli meglio o semplicemente dire così è, punto, fine della storia. Però ho un po' la sensazione tra la forza e il cavaliere di Fante e il cavaliere di Fante, ma sentite cosa dico, c'ho bisogno di ferie. E il cavaliere di spade, ehm, di trovare come una sorta di grinta dentro, che comunque vi dirò, il diavolo mi risuona anche un po' come ambizione, che potrebbe essere una troppa ambizione che vi condiziona. Adesso andiamo a vedere la torre. C'è di nuovo il diavolo lì sotto. 4 di coppe, imperatore, 10 di spade, 10 di pentacoli e diavolo. È come se non vedeste un certo tipo di stabilità, un certo tipo di linearità. Qualcuno potrebbe anche rifiutare dei capi, o potrebbe essere questa offerta, questa amicizia magari che vi offre qualcosa, questa conoscenza che vi offre magari appunto un lavoro, una possibilità di guadagno extra, qualche cosa che in realtà poi alla fine non è così tanto sicuro come sembrava.
Vi dico, qui bisogna andare avanti e lottare per la chiarezza mentale, cioè per la serie. Se c'è qualche cosa che non vi torna nei conti, nel progetto, nel budget, nel programma, in qualsiasi cosa è, fate valere, cioè parlate, dite la vostra, perché diversamente, cioè nel senso, sento come se i vostri dubbi fossero fondati. Prima di procedere, prima di andare avanti, è meglio appunto creare questa chiarezza mentale se ancora non l'avete. Vi dico, c'è come un crollo di certe sicurezze qua. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 9 di bastone, 5 di spade, fante di spade. Non lo so. La cosa interessante è che qui avete due carte di unione e qui avete la torre e l'imperatore al contrario, col diavolo e anche il 10 di spade al contrario. È come se per certi versi dovessero crollare certe dinamiche, certe realtà, certe regole, certe solidità, certe certezze, certe barriere. Qui la sento come se chiudeste tutti e due gli occhi per amore di pace. Mentre qui è un po' il ok, probabilmente quell'obiettivo che mi hanno proposto, che mi sono prefissato, non è così fattibile nel breve periodo. Andiamo a vedere questo mondo qua. Sono i condizionamenti, secondo me, che dovete elaborare e cercare chiarezza mentale in qualsiasi progetto stiate iniziando o relazione. Abbiamo il re di pentacoli e l'imperatrice. E che tutto sommato non la vedo male. Però sento appunto come se questo fosse un progetto in più, un qualche cosa in più, che potrebbe essere una relazione, potrebbe essere il lavoro, potrebbe essere un'offerta per fare soldi facilmente, troppo facilmente. Quando c'è il diavolo si parla anche di illeciti, ragazzi. Cose losche, diciamo così, però col 3, scusate, di coppe e il diavolo fortemente potrebbe essere un tradimento della fiducia, un tradimento in senso stretto, romantico intendo. È come se ci fosse una sorta di tentazione che ho come l'idea che voi non andrete tanto a cogliere, la lascerete un po' cadere. Però vi dico, se effettivamente è così che siete in una relazione e avete questa sorta di tentazione, vi farà crescere, vi darà forza e struttura, rinforzerà secondo me la relazione già esistente, rinforzerà anche la passione, se ve la devo dire tutta. Lettura interessante e particolare, fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Amichevolezza e oltre le illusioni, che interessante. È come se effettivamente qui c'è anche il sole. Effettivamente è come se vi dicessero, prima di buttarti in qualcosa con qualcuno che o non vedi da tempo o pensi di conoscere, crea una sorta di amicizia, relazione amichevole, una sorta di conoscenza, in modo poi da poter valutare andando oltre le illusioni di quello che uno dice. Quando si conosce una persona e la si vede come si comporta davanti alle difficoltà, davanti ai litigi, davanti ai problemi, insomma, si capisce di che pasta è fatta. Però se non ci si dà quel tempo di conoscere la persona, diciamo che si è un po' obbligati a credere solo quello che la persona dice. Invece molte volte tra quello che uno dice e quello che uno fa c'è tanta discrepanza e quello che fa testo è quello che uno fa, come si comporta, perché con le parole si incanta chiunque. Bene,
Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e anche lasciare una piccola donazione. E nel caso poi vogliate iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail e io vi mando la lettera di presentazione dove spiego il percorso sulle credenze limitanti. Oppure potete abbonarvi al canale dove i temi dei video trattati insomma sono un po' più vasti. Spiego proprio diciamo temi di metafisica e in questo periodo stiamo andando a vedere come pulire tutti i chakra dai traumi, dalle emozioni pesanti e via dicendo. Comunque i titoli dei video sono pubblici, li potete vedere. Vi basterà entrare nelle playlist dedicate che sono quelle con le copertine lilla e così vi rendete conto dei temi che sto trattando. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!